Perché le persone diventano matte, spendono cifre enormi per un'autovettura? Perché comunque si identificano. Questa è la vettura perfetta e non l'ho detto io, l'ha detto anche Walter Rohr, ma è molto facile capirlo quando la guardi nuda, la vedi di fatto come una Formula 1 degli anni 80 biposto, perché è un telaio con dietro il motore perfettamente in linea e bilanciatissimo. Da invece pilota passionale che va oltre la ricerca del tempo, ti dico che è lo strumento più perfetto, un guanto che ti permette proprio di aggredire, ma allo stesso tempo anche di guidare in maniera viva per il piacere di guida stesso. Questo io ho ricercato. Perché la 037? Perché identifica la madre di quel periodo d'oro che ha segnato profondamente la mia vita. Quel periodo d'oro io lo riassumo col leggendario team Martini Racing, quello con le livree spettacolari che fanno venire la pelle d'oca ancora ad oggi quando te le ricordi. E questa è la mamma. Perché è quello il trucco. È quel tipo di appeal dei rally, delle vetture che hanno vinto dei successi, che buca la pancia. Quello che io ho identificato in questo progetto è esattamente quella emozione che ti davano quelle vetture, che andavano oltre quelli che erano i limiti tecnologici umani del tempo. E noi sogniamo quando l'uomo è andato sulla Luna, e qui l'uomo stava andando sulla Luna. L'epoca del motorsport degli anni 80, in Formula 1 anche prima, era proprio quella del cavalierato, cioè dell'immolarsi per il sogno delle corse, per il sogno del progresso, dello spingersi oltre. Questa è una vettura tributo a quei valori che oggi forse si sono un po' persi, sono un po' sbiaditi, e nel suo colore molto forte, nelle sue forme forti. È un modo per affermare che quei valori ancora esistono e che in qualche maniera vogliono ritornare. Questa vettura è stata concepita come sarebbe stata concepita all'epoca se all'epoca fosse stata oggi. Il prezzo è stato costruito innanzitutto valutando quella che è effettivamente la costruzione della vettura e poi con un target di riferimento che è inevitabilmente la vettura d'epoca. Siamo usciti con le prime 5 vetture a un prezzo lancio, perché chi l'ha comprata ha fatto un atto di fede e di fiducia sulla carta, e quindi sono state vendute a 370.000 euro, e successivamente abbiamo identificato il prezzo di listino a 480.000 euro. Abbiamo già venduto 11 vetture e il prezzo è salito ovviamente dai 370.000 a uno step intermedio di 420.000 fino alla vettura numero 10, e dalla 11 fino alla 15 sono a 450.000. La vettura è stata sviluppata esattamente come all'epoca, partendo dalla donor car, a cui è stata mantenuta la cellula centrale, ed è stata sviluppata tutta la struttura del telaio con i traliccio anteriore e traliccio posteriore, ma a differenza dell'epoca dove comunque la cellula centrale era portante, per una questione di torsione, di calcoli e di implementazione ed evoluzione del progetto, noi abbiamo reso totalmente il telaio autoportante con la cellula che, esattamente come per l'S4, faceva solamente da guscio, andando a guadagnare tantissimo in prestazione e reattività del telaio. Qui c'è il cosiddetto tailor portato all'estremo, perché la vettura viene costruita nel momento in cui il cliente la compra, non prima.
A quel punto siamo all'anno zero della costruzione e ogni componente può essere customizzato. Ad esempio il telaio può essere completamente verniciato nel colore desiderato, ma addirittura la meccanica, mi viene da dirti il singolo bullone. Abbiamo la possibilità di anodizzare tutte le componenti che vengono costruite dal pieno e che quindi con un bagno, a seconda degli acidi in cui vengono messe, possono essere oro, titanio, viola, gialle e dei colori che il cliente vuole. Per fare questo abbiamo sviluppato un programma di 3D Experience in cui con gli Oculus il cliente si va a mettere praticamente di fronte alla sua vettura e step by step, partendo dalle fasce costruttive, indica quello che lui vuole. Abbiamo lavorato tanto per rendere muscolosa e avvicinare allo stile Delta questa 037. Ma lavorando sull'aerodinamica abbiamo dato tutta una serie di modernizzazioni che hanno anche migliorato l'efficienza. Ci trovavamo con l'assoluta necessità di mantenere il mega lettonazzo posteriore e toglierlo sarebbe stato togliere le orecchie a Dumbo. Se vuoi su questa ti posso far vedere la macchina senza lettone. Te lo faccio vedere? Sì. Diciamo Dumbo senza orecchie. Guarda. Sul motore ci siamo fatti delle mentali mostruose, ecco, e abbiamo passato anche lì le nottate a concepire questa doppia sovralimentazione che era la leggenda della gruppo B dell'S4, vale a dire l'unione del turbo con il volumetrico per abbinare la spinta ai bassi e agli alti regimi, ma con il vantaggio di oggi della gestione elettronica, perché all'epoca questa gestione era molto limitata. Oggi Lombardi ha potuto vedere dei dati che si sognava, all'epoca con il tecnigrafo montava questa cosa qua, impensabile, e abbiamo tirato fuori questo motore che ha l'innovazione ad esempio della frizione elettroattuata sul volumetrico. Praticamente abbiamo messo uno stacco elettrico che rilascia il volumetrico e quindi lascia il turbo e i manovellismi del motore liberi di girare e spingere ad alti regimi fino ad arrivare alla cavalleria che abbiamo. Abbiamo 505 cavalli dove ci siamo fermati, ma potevamo andare oltre, quindi in eventuali versioni speciali ci saranno anche magari ulteriori aggiunte di potenza. La coppia è incredibile. La coppia sviluppa 550-580 Nm, ma quello che è incredibile è che grazie al volumetrico ne hai subito 400 a 2000 giri. Pazzesco. No. Il primo ad abbracciare questo progetto è stato l'ingegner Lombardi, che è stato coinvolto poi dopo Inox Innocenti, che è stato il papà di Chimera, perché quando io ho creato Chimera Motorsport nei rally lui era il mio capo officina ed era il braccio destro di Limone ai tempi dell'Abarth. E poi anche l'ingegner Limone, che è un po' più schivo a questi progetti, ma è stato comunque attratto, è venuto a vedere la vettura e si è complimentato per il lavoro che noi abbiamo fatto e l'ha approvato. Ci sono stati tutti gli altri anche tecnici, come ad esempio Vittorio Roberti, che ha sempre voluto essere informato, ci ha dato consigli, ha tirato fuori disegni dell'epoca che sono stati preziosissimi per costruire ed evolvere. Quei padri in verità sono i padri di Martini Racing o di Lancia 037 secondo te? Di Martini Racing. Se tu ci pensi, poi sono passati in Alfa Romeo, DTM, cioè era la squadra corse del gruppo e qui c'è la squadra corse del gruppo. Ci sono i meccanici giovani che hanno lavorato con loro, sono cresciuti e hanno portato l'esperienza qua. L'omologazione, io la compro e come faccio a targarla? Allora, la vettura devi sapere che comunque ha una donor car con un suo libretto, con una sua vita, una sua storia. Di fatto noi offriamo una prestazione di servizi di trasformazione ed elaborazione, quindi quel telaio viene completamente sventrato e sopra viene elaborata la vettura che poi subisce un aggiornamento di carta di circolazione per la quale tutti i componenti che vengono apportati sono ovviamente verificati, calcolati, approvati e poi omologati.
Il concept che io ho creato è proprio di avere una casa aperta a persone che vogliono condividere la cultura dell'automobile insieme a me, insieme alle persone che lavorano con me. E quindi il concept di avere un po' anche come Bugatti, una sorta di maison, una sorta di casa per rimanere italiani, per poter accogliere le persone che vengono qua e che quindi condividono l'esperienza e la cultura per quello che andiamo a realizzare, e l'idea che unisce un po' come filo conduttore tutto il concept di Keeping Automobile. Ovviamente ce l'ha l'aria condizionata. Assolutamente, anche perché dietro c'ha una stufa che spinge, quindi